E allora, tra poco iniziamo. Winston, come va? Tutto bene? Everything alright, Benito, everything alright, I must say, jolly good. Ernesto, siamo pronti? Siamo in onda, Duce! Siamo in onda! Perfetto. Allora, se siamo in onda, iniziamo con un buon caffè. Un caffè forte. Un caffè virile. Un caffè che ci può risvegliare. Eh sì, cari amici, benvenuti! Benvenuti a questa quinta puntata del Mussolini Show. Siamo molto lieti di essere qui con voi anche stasera. Dietro la telecamera, come avete già intuito, perché voi siete persone intuitive, il grande Winston, saluta il pubblico. Hello there! E alla chiacchierata virtuale Ernesto Galeazzi. Oggi purtroppo, ahimè, non c'è Margherita come assistente di regia. La sostituisce Olga, una bellissima ragazza alle prime armi che noi sicuramente accoglieremo calorosamente, abbracciandola forte per tirarla su di morale, vero Olga? Perfetto, sono contento. Allora, sì, scusate, prendo ancora un caffè perché la scorsa settimana io e Winston siamo stati a una festa, sì, ogni tanto ci piace distrarci, siamo stati a una festa del generale Franco, una festa spagnola, questi spagnoli, un popolo eccessivo, un popolo passionale, olè! Ti è piaciuta la festa, Winston? Well, I must say it was jolly good, I Lo must say. so, ci ha dato dentro, non credete? E quindi cosa meglio di un buon caffè per iniziare questa trasmissione? Anzi, caro Ernesto, io proporrei di iniziare magari subito con lo stacchetto pubblicitario dedicato a questo grande caffè che abbiamo bevuto, sia io che Ernesto. Winston non beve il caffè, gli piace un'altra cosa, ma questo non importa. Ernesto, quando sei pronto, stacchetto pubblicitario! Questo programma è offerto da Caffè Ciucciarina, il caffè di Turin. Ba 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 bam ba bam ba bam. E siamo tornati qua in studio, sì, siamo tornati, perfetto, il caffè Ciucciarin, La pannetta, non leccarla, ciucciala! Sì, devo dire che questo caffè mi ha quasi ringiovanito, anzi mi sono passate le rughe, non so se vedete, quindi vi invito a provarlo anche voi. Dove potrete acquistare, voi mi chiedete, il caffè Ciucciarin? Questo sarà un segreto che vi sveleremo nelle prossime puntate. Vero Winston? Yes, my dear, dopo. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa, ma non vogliamo tediarvi con discorsi noiosi, anche perché c'è molto di cui parlare, sono successe tante cose in questa Italia e questa Europa tanto amata. Europa. Sì, tra l'altro parlando di Europa, caro Winston, hai visto cosa è successo in Slovacchia? Cosa è successo? Ha vinto il partito di Robert Fico, no, dico, la Slovacchia. Fico, ecco la campana. La sentite la campana? No, questa è la campana di Predappio, un'altra volta. No, ma questa è sempre, non lo so, Ernesto, dobbiamo parlare col sindaco, E io, no, qui, va bene, cioè, i treni arrivano impuntuali, ma anche le campane, C'è una congiura, forse, c'è una congiura nei miei confronti. Comunque, la Slovacchia, Fico, Anche in Europa hanno detto, la Slovacchia, Fico. Tutte le cancellerie d'Europa hanno detto, Fico. La Meloni ha chiamato Sunak, sapete che ha fatto un accordo con la Gran Bretagna? Sì, Giorgia col melone, dappertutto. Ormai è un'agenzia di viaggi, è sempre in giro, non si capisce cosa combina, ma fa questi accordi particolari, no? Che sono accordi dove lei va, fa un accordo, questa volta però è diverso, No, è diverso perché generalmente chiama sempre la von der Leyen, sono sempre comunella, sono sempre unite, fanno sempre delle foto assieme, sembra quasi una relazione saffica, ecco, più che una relazione politica, senza nuire a niente. L'hai vista la Meloni, Winston, quando sventolava l'accordo fatto in Tunisia? Chi ti sembrava? Chamberlain, she looked like Chamberlain. Chamberlain, ecco appunto. No, perché ha fatto
non so, sarà la von der Leyen che porta sfortuna, adesso non vogliamo annuire, però 8 settimane prima dell'accordo sono sbarcate 19.000 persone, e dopo l'accordo ne sono sbarcate 32.000 8 settimane dopo, quindi è meglio non fare accordi. Dico, ma fatti i fatti tuoi, statene a casa, fai la calzetta, accudisci tua figlia, non lo so. Adesso ha fatto l'accordo con la Gran Bretagna che non è neanche in Europa, infatti quando Sunak ha saputo della vittoria in Slovacchia ha detto fico. E quindi, comunque, questa settimana anche tutti i ministri degli esteri dei vari paesi che compongono la nostra grande unione si sono riuniti a Kiev. Si sono riuniti a Kiev a parlare con Zelensky. E poi Borrell, il grande rappresentante europeo che noi tutti amiamo. Chi non ama Borrell? Vorremmo abbracciarlo, vorremmo stringerlo, vorremmo prenderlo. È Borrell. Ha detto, sono andate in onda le comiche praticamente a Kiev, no, perché il Fico ha detto che la Slovacchia non darà più armi a Kiev e non vorrà più fare sanzioni. E nel frattempo Borrell ha detto che, non so se hai sentito cosa ha detto Borrell, Winston? Non l'hai sentito? Tu Ernesto l'hai sentito? No, duce. Ha detto che lo ha detto che lo scusate. Allora, Borrell ha detto che anche se gli Stati Uniti non daranno più allora, Borrell ha detto recuperato. Dunque, Borrell ha dichiarato Ernesto! Pubblicità, grazie! È tempo di ciucciare con Ciuciarin, il caffè di Turin. Ba 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 bam ba bam ba bam. E siamo tornati in studio. Mi dispiace per quanto è successo, è stata una cosa non prevista e vorrei chiedere scusa ufficialmente a questa persona. Non mi sono preso gioco di lui, è stata una reazione più che altro emotiva, forse il nervosismo dovuto al caffè Ciuciarin, non si sa, è un mistero. E comunque chiedo scusa a Robert Fico per aver ripetuto il suo cognome troppe volte, però come non si fa a ripetere un cognome del genere, Fico. Comunque, allora, per quanto riguarda l'Unione Europea, Borrell ha detto la sua cavolata del giorno e va bene così. D'altronde vediamo che dei paesi si sfilano. Tra l'altro non so se hai sentito, Winston. No, cosa? L'Unione Europea ha bloccato dei fondi, 13 miliardi di euro sembra, dell'Ungheria, e li ha dirottati verso l'Ucraina perché Orban si era dichiarato contrario appunto a appoggiare questo allargamento di questo conflitto, che in inglese viene definito con il termine di escalation, che sembra che qualcuno prenda le scale mobili, ma non è così, è una cosa brutta. Sì, e adesso che la Slovacchia probabilmente si terrà indietro, l'Unione Europea, che ci vuole bene, perché ogni volta che Borrell si alza, pensa a te, ricordalo. L'Unione Europea che ci vuole bene, penso bloccherà anche i fondi destinati alla Slovacchia. Se poi si ritira la Repubblica Ceca, scusate, i vecchi tempi.
allora bloccherà anche i fondi della Repubblica Ceca. Se poi anche sarà l'Austria, bloccherà i fondi dell'Austria. Se poi sarà la Germania, bloccherà i fondi della Germania, fino a quando finalmente Borrell si ritroverà solo in uno sgabuzzino a parlare di fronte a uno specchio e la pianterà di dire cavolate in mani. Come ben sapete, nella scorsa puntata ho parlato di un nuovo partito, un partito audace, con l'intenzione di presentarci a queste elezioni europee, di modo che io possa parlare personalmente con Borrell e stringerlo in un abbraccio di amore, Borrell, un abbraccio di amore, sì. Il primo punto di questo partito, il partito della fertilità, come vi ho detto, sarà la riapertura delle case chiuse, che hanno bisogno di prendere un po' d'aria. La promessa è una e solida, più orgasmi per tutti. Ma sto pensando a un secondo punto, caro Winston. What Sì. is it? What is it, Benito? Sì. Perché, vedete, la politica è strana. Poi vi spiegherò magari più tardi ciò che è politica e ciò che non è politica. Però mi è venuto un dubbio. Sapete che noi abbiamo i partiti sovranisti, anzi, lo sto leggendo con attenzione questo libro. I musulmani hanno il Corano, i cristiani hanno la Bibbia, i confusi hanno questo. Io sono Giorgia. E voglio leggerlo con attenzione, sì? Voglio commentarlo con voi, perché questo è un testamento politico e quindi deve essere preso sul serio per quello che è. Comunque stavo dicendo, molti partiti, tali quali, adesso nel caso di Giorgia, non si capisce cosa faccia, è sempre in giro che viaggia, ha un'agenzia di viaggi questa persona. Adesso l'ultima è andata da Sunak per il problema dei migranti. Chi ti ricorda Giorgia? Ti ricordi Winston quando ha fatto l'accordo con la Tunisia? Perché dovunque va fa un accordo. Il piano Mattei per l'Africa. Nessuno sa cosa sia, ma non importa. E poi è andato in Tunisia, sì, con Ursula, la sterminatrice, e ha fatto un accordo. Ha funzionato questo accordo. Chi ti ricordava Winston? Quando Giorgia col melone è andata e ha sventolato il suo accordo. Chi ti ricordava? Te l'ho detto prima, Benito, Chamberlain. Ecco, Chamberlain, perfetto. Sì, no, perché 8 settimane prima dell'accordo erano sbarcati 19.000 persone dalla Tunisia. 8 settimane dopo l'accordo ne sono sbarcati 32.000. E allora dicono non li fare questi accordi, fatti gli affari tuoi, sta a casa, accudisci la figlia, cerca di stare a casa e gestire quello che sta succedendo qua, che è un macello. Comunque, allora il punto, il nostro grande partito, il partito della fertilità, non sarà quello di fare un Italexit, no, sono contrario, non mi piace, è da deboli, perché, ascoltate bene, se qualcuno ti entra in casa e pretende di comandare, e vi ricordo a tutti che l'Unione Europea comanda, ordina, dà le multe, giudica, ci guarda tutto il tempo, è un voyeur questa Unione Europea, è un'insoddisfatta, ha bisogno di stimoli forti questa Unione Europea. Quando una persona ti entra in casa e pretende di comandare, non sei tu che esci, ma è lui che se ne va via. Tu con gentilezza gli dici a Borrell, per esempio, caro Borrell, ti amo, che ti vorrei stringere forte forte, la porta è quella laggiù, apri la porta e... capito? E quindi la nostra posizione, quella del partito della fertilità, non è quella di un Italexit, ma di una Bruxit. È Bruxelles che deve uscire dall'Europa, perché l'Europa esiste. Che cos'è l'Europa? L'Europa è una civiltà millenaria, unita dalla tradizione greca. Noi pensiamo in greco. Sì, anche Luigi Di Maio, credeteci o no, pensa in greco, appunto. Romana di Roma, questa città che ormai assomiglia a una pattumiera a cielo aperto, è cristiana. E poi parleremo del cristianesimo. Questa è una civiltà che ha migliaia di anni. Ma invece questa Unione Europea, che non è una nazione, però pretende di essere una nazione,
che vuole comandare, che vuole portarci in guerra. Detta legge. Allora io dico, quella è la porta. Quindi non Italexit, ma Bruxit. Bruxelles fuori dai piedi. Anzi, vorremmo che fossero militanti di questo partito dentisti e odontoiatri, perché come tutti sappiamo la Bruxit è un grosso problema. Non è vero, Winston? Yes, it is, yes. Ecco. La Bruxit, no, perché? Ma anche il caffè macchia i denti, però la Bruxit. E quindi il secondo punto del nostro grande partito sarà la Bruxit. Case chiuse e Bruxit. E anche, come abbiamo accennato, il matrimonio poligamo. Perché 5 mamme e un papà sono meglio di 4 mamme. Riguardatevi la puntata dell'altra volta, perché non ho voglia di ripeterlo. Nel frattempo un caffè. Ma è forte questo caffè, mi piace, non lo so. E quindi, scusate, ho parlato troppo e direi di passare alle telefonate. Allora, Ernesto, scusa, la S di Sassari, la brigata, la nostra grande brigata Lampedusa, scusa, oggi vado a braccio, no, Allora, Ernesto, quando sei pronto, vai con la telefonata! Mussolini. Pronto? Pronto, salve. Io sono un giornalista di Topolino. Mi chiamo Gigio. Volevo dire una poesia. Posso? Allora, comincio, Mamma, allora. Chi è che con il suo sguardo ci seduce? È lui, il duce. Chi è che tutti i conflitti e le toppe ricuce? È lui, il duce. Chi è che la fame e il gorgogliare del mio stomaco riduce? È lui, il gorgonzola. E va bene. Oh, mamma. Va bene, grazie Mi mille, piace grazie. troppo il formaggio. Grazie. Mamma. Ecco. No, perché uno parla di argomenti seri e improvvisamente arriva a questa telefonata. Non è neanche una domanda, non posso rispondere, non posso reagire. È come Borrell, ti lascia quel retrogusto. Ma questo è buonissimo. No, ogni volta che sento la parola gusto è che mi Borrell, cazzo, mi stringere. Allora, comunque, carissimi, siamo arrivati ormai all'8º pacchetto di armi verso l'Ucraina. Come sapete tutti, la controffensiva ha funzionato. Abbiamo conquistato qualcosa, ecco, a un costo anche. E quindi insistiamo, perché dobbiamo insistere, anche il nostro grande presidente Mattarella lo ha detto, dobbiamo armare l'Ucraina per avere una pace giusta, poi alla fine non ci saranno più ucraini, ma avremo una pace giusta. E questo è importante, scusate, ho toccato la tazzina, perché la cosa mi fa molto arrabbiare. Dovete sapere che nel 1990 l'Ucraina aveva una popolazione di 50 milioni di abitanti, e oggi gli abitanti sono poco meno di 23 milioni. Quindi abbiamo fatto del bene a questo paese, sì? Sono rimasti solamente ormai 3 milioni di abili alla leva. Si reclutano ormai anche i malati psichiatrici. Non si sa quanti soldati sono morti. La leva era esentata per le persone che studiavano, gli studenti universitari. E dopo il 22 febbraio, dopo appunto 22-24, non mi ricordo, comunque dopo l'attacco russo di una guerra che è iniziata ben prima, da 50.000 studenti universitari l'Ucraina ha raddoppiato la popolazione universitaria, sono diventati 100.000, chissà perché, non si sa. Solamente l'altro anno, oltre 90 persone sono morte, giovani, maschi, tentando di attraversare il confine con la Romania per scappare alla leva obbligatoria. I ragazzi vengono ormai
rapiti per le vie di Kiev, alcuni pestati selvaggiamente. L'Ucraina ha chiesto ufficialmente alla Polonia di restituire i maschi ucraini usciti dal paese a sua visione illegalmente. Essi corrispondono a circa 80.000 uomini. Ha fatto la stessa richiesta alla Germania, ma la Germania gli ha fatto una pernacchia e gli ha detto: non vi azzardate, siamo tedeschi. Sappiamo benissimo cosa succede. Hanno avuto il generale von Manstein che li ha guidati. E se vi interessa, leggetevi le memorie del grande generale von Manstein. Vittorie perdute. E quindi la situazione è grama, lo so, questo non fa ridere, però siccome nessuno vi dice niente, e il grande presidente Mattarella vorrebbe che l'Ucraina da 23 milioni passasse a 5, perché poi è quello che succede, vorrei soltanto ricordarvelo, dato che abbiamo una Costituzione secondo la quale, nell'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Sembra quasi Borrell che parla. Non leggo la dichiarazione di Borrell, perché poi mi scatta la risata nervosa e potrei essere accusato di cose brutte, cose che non voglio. Comunque, scusate, ma la telefonata giuocosa ha scatenato in me questa aurea un po' di serietà. D'altronde, la nostra grande Giorgia col melone lo ha detto. Lei è cristiana. Cristiana. Che cos'è un cristiano? Un cristiano è una persona che giustamente dà una valangata di armi ad altri cristiani affinché uccidano altri cristiani, che a sua volta uccideranno altri cristiani. Quanti cristiani sono morti? Un sacco, ma questo non importa. Questo è un cristiano. Tanto è vero che il nostro grande ministro della difesa, Crosetto, a Natale farà un presepe enorme, forse uno dei più grandi presepi d'Italia, dedicato appunto alla guerra in Ucraina. Gesù nasce, ma non a Betlemme, attenzione, nascerà a Kiev. Accanto a lui il papà e la mamma, una coppia strana, uomo e donna. Chissà cosa è successo, ma un tempo era così, erano strani. E i 3 re magi, che porteranno in dono al bambino Gesù una valangata di razzi 120 mm per mortai, munizioni, missili HIMARS, blindati e cingolati. Questo è un Natale cristiano, cari miei, e a me mi eccita quasi come il caffè Ciucciarin. Winston, tu cosa ne pensi? I think it's gonna be a great Christmas. Ecco, ero sicuro. Questi sono i fatti, Perché vedete, la politica è strana. Molte persone giudicano gli slogan, errore. Se io per esempio dico "Viva l'Italia!", questo è uno slogan, non mi dice chi sono veramente. Sono sicuro che anche Giuseppe Stalin diceva "Viva la Russia!". Anche Adolfo, un mio grande amico, diceva "Viva la Germania!". Anche Francisco, quello da cui siamo andati a fare la festa, e che festa! No, mi sono divertito. No, guarda, è stata una festa incredibile. No, adesso non ve la posso contare. C'erano anche le donnine allegre, cosa credete? Sì, anche noi siamo strani, io e Winston, ci piacciono le donnine allegre. Così, e questo, caro generale Vannacci, non è normale, sembra. A me mi sembra normale, però, non lo so. Ecco, questo, Sì, quello è uno slogan. Invece in politica bisogna giudicare o le idee o i fatti. Attenzione, i fatti sono fatti, come direbbe Fico, il futuro presidente della Slovacchia. Quindi i fatti sono, per esempio, che se sbarcano centinaia di migliaia di migranti, quello è un fatto. I fatti sono che se tu provi il MES, quello è un fatto.
I fatti sono che se tu l'accisa sulle benzine non le hai diminuite, non le hai tolte, come tu avevi promesso, quello è un fatto. E poi ci sono le idee. Ecco, le idee chiaramente bisogna averle. Quindi si possono giudicare i fatti o le idee. Attenzione, non si usano i congiuntivi, non si usano i condizionali, ma non si usa neanche il futuro. Ma noi faremo il piano Mattei. Non si usa il futuro in politica, si fanno le cose e basta. Il del piano Mattei non sa un tubo nessuno. Sono andato in Africa personalmente. Pensavano che fosse una serie televisiva su Netflix questo piano Mattei. E quindi non si usa il congiuntivo, ma io farei... io avrei fatto... no, quello è condizionale. Oddio, c'ho una crisi, assomiglio a Luigi Di Maio, no. Ecco, no, se potessi io farei, ecco. No, non si può usare il congiuntivo, si usa il presente indicativo. Stiamo facendo questo è quello che stiamo realizzando. E chiaramente le idee servono per dare una direzione. Per cui se sei comunista... mi dispiace, hai delle idee. Se sei liberale, hai delle altre idee. Che ne so, le dimensioni dello Stato, la sua influenza sull'attività economica. Anch'io ho le mie idee, come quelle del partito della fertilità. Riaprire le case chiuse. Questa è un'idea, non è uno slogan. Quando dico più orgasmi per tutti... è uno slogan, ma è anche una promessa che io manterrò, chiaramente, ci mancherebbe altro. Quindi ricordate, in politica ci giudicano i fatti e le idee. E quindi i fatti sono questi. Rimanete sui fatti, non fatevi influenzare dagli slogan. Chi si fa influenzare è perduto. Ecco, non era proprio questa l'idea, lo so. Oggi è una puntata un po' seria, però Winston, no? Dobbiamo alleggerire. Allora, cosa volete che vi dica? Direi che facciamo uno stacchetto pubblicitario, Ernesto, e ritorniamo subito in studio. Allora, stacchetto pubblicitario! Questo programma è offerto da Mussolini.shop. Riscopri il gusto retro degli anni 30. E siamo tornati in studio. Vi abbiamo fatto la sorpresa. Non ve l'aspettavate, è vero? Mussolini.shop, che non se l'aspettavano, Winston. Cosa ne pensi? Non ce l'aspettavo. Sì. No. Sì, una grande sorpresa. Per adesso stiamo ancora preparando tutto, però ci stiamo attivando. D'altronde dobbiamo finanziare la nostra grande campagna elettorale per fare la Brexit. E quindi, dentisti tutta Italia, unitevi alla nostra battaglia. Rinchiudiamo Borrelli in uno sgabuzzino, che gli puzza anche l'adito. Non perché è cattivo, ma perché c'è la Brexit. La grande Brexit. No, mi piace, mi entusiasma. No, perché con l'Italexit è fondamentalmente una cosa egoista, ma la Brexit riguarda tutti quanti, sapete, no? Perché possiamo fare una grossa alleanza con la Brexit, con i dentisti austriaci, i dentisti olandesi, persino i dentisti britannici. Sunak lo possiamo riprendere, può tornare da noi, possiamo dire torna, c'è la Brexit. Sono sicuro che lo citerà tantissimo, insomma. Comunque, stavamo parlando appunto di cos'è cristiano e dell'8° pacchetto di armi all'Ucraina, e la cosa mi ha fatto venire in mente una storia, caro Winston, una storia che ti voglio raccontare. Sei pronto? Yes, I am. Perfetto. Allora Ernesto, dammi una musichetta, sì? Una musichetta tranquilla, una musichetta placida, ecco, così, bravo. E immaginiamo la nostra Giorgia, la cristiana, che accudisce la piccola figlia Ginevra, una mamma amorosa, una mamma piena di affetto, che firma con la sua penna l'8° pacchetto di sanzioni contro l'Ucraina. Allo stesso momento cambia la musica. Nelle trincee di Robotino c'è un soldato che combatte non sa neanche lui perché. È stato preso con la forza ad Odessa, è stato rapito, picchiato selvaggiamente per una settimana di seguito, e gli hanno detto che deve combattere. La trincea puzza di cadaveri, di marciume, sono già morte tantissime persone, ma lui è sveglio e deve sparare. Sì, sente il gemito del soldato russo, ma è pronto per finirlo cristianamente!
Ecco, il soldato è morto, lui non sa perché è qui. Chiamiamo questo soldato ucraino Ivan, lo so, Ivan è un nome russo, ma potrebbe anche essere un nome ucraino. In fondo, italiani, greci, una faccia, una razza, beh, la stessa cosa vale per gli ucraini, i due si intendono. Ecco un altro soldato! Winston, passami il caricatore! Here it is, Benito! E combatte Ivan, non sa neanche lui perché combatte. Sono 30 giorni che non dorme, ma è vivo, mentre i suoi compagni, l'80%, sono stati uccisi o mutilati. Questa è la guerra con più mutilati dopo la prima guerra mondiale, anzi ci sono più mutilati in questa guerra che nella prima guerra mondiale, delle mutilazioni orribili, dei bracci dilaniati, delle persone sventrate. Tutto questo grazie a Giorgia col melone, che accudisce la piccola Ginevra, anzi fa una foto con un telefonino intelligente e la pubblica su un social, su Instagram, per fare vedere quanto è buona e quanto è cristiana. Mentre firma, oppala, è caduta la penna. Poteva essere una granata, meno male. Mentre firma, mimo la penna, mimiamo tutto. L'8º pacchetto di aiuti all'Ucraina. Nel mentre Ivan è ancora lì che combatte. Sta arrivando un camion pieno di granate. Ne dovevano arrivare 10.000 di queste granate, ma ce ne sono soltanto 5.000, perché le altre 15.000 sono sparite e non si capisce perché. Perché nel mentre a New York un fabbricante d'armi, Peter, nome immaginario, sta tenendo una festa. Sì, una bellissima festa. Peter ha fatto un sacco di soldi, un fracco di soldi. Anzi, Peter, soldi così non ne ha mai fatti, perché sono miliardi quelli che viaggiano verso l'Ucraina. E sta tenendo una bella festa, sì, una festa pulita, c'è della musica, c'è un sacco di coca. E ci sono tante donne, ma tante. Alcune sono delle escort, una in particolare si chiama Svetlana. Una giovane ragazza ucraina è scappata, sì. E Svetlana fa la escort per sopravvivere. Ogni tanto Svetlana manda una lettera a suo marito. Chi è suo marito? È Ivan! È Ivan che è in mezzo alla trincea. Ormai è una catasta di corpi. C'è una puzza orribile di putrefazione. Le granate non bastano, ma tirano, le persone devono avanzare, neanche loro capiscono perché devono avanzare. Lui non vorrebbe avanzare. Alcuni piloti di carri armati, quello che fanno, prendono il carro armato e lo sbattono dentro una trincea, lo fanno guastare di proposito, perché sanno che se verranno colpiti dai russi sarà la fine. Ma si deve combattere, perché contemporaneamente a Kiev c'è Zelensky, un ex comico, una persona che non ha nessuna esperienza politica e che ha deciso, su ordine degli Stati Uniti, di andare a ficcare 2 dita all'orso russo continuamente, tutti i giorni, tutti i santi giorni, dicendogli: noi entriamo nella NATO, noi entreremo nella NATO, voi siete sporchi cattivi. Aveva promesso, quando è stato eletto, di fermare l'eccidio che accadeva in Donbass, causato dal partito di estrema destra ucraino, ma Zelensky ha deciso di continuare invece questa guerra e di ficcare 2 dita tutto il tempo. Ci sono dei giornalisti, per esempio un giornalista americano, Seymour Hersh, che ha detto che solamente col diesel Zelensky e 26 generali abbiano organizzato una truffa da $400 milioni. Il capo della CIA, Burns, ha parlato in persona con Zelensky. E non per lamentarsi del fatto che rubassero i soldi, perché quello che facevano, dice questo giornalista, 2 volte premio Pulitzer, lo stesso giornalista che ha detto che sono stati gli americani a fare esplodere il Nord Stream 2, ha detto che la truffa è stata organizzata in questo modo. Gli americani pagavano il diesel agli ucraini e Zelensky, assieme alla cricca di 26 generali, comprava il diesel da chi? Dal nemico, dalla Russia, scontato. E i russi gli facevano lo sconto. Con la differenza, tutti si sono intascati $400 milioni, fino a quando Burns, il capo della CIA, ha parlato con Zelensky e scrive Seymour Hersh, 2 volte premio Pulitzer. Ma David Parenzo ha preso il premio Pulitzer? No. Giannini ha preso il premio Pulitzer? No. Lily Gruber ha preso il premio Pulitzer? No. Seymour Hersh l'ha preso, nessuno lo intervista. Bene, scrive che questo
funzionario dell'intelligence, che la riunione tra Burns e Zelensky assomigliava a una riunione di mafiosi negli anni 50. Burns diceva a Zelensky non di non fottersi i soldi, ma di fotterne un po' di meno, soprattutto di non fotterseli tutti lui, perché gli altri generali si erano lamentati di Zelensky, quello ruba troppo e a noi non ci lascia niente. Una riunione stile mafioso anni 50, dove Zelensky diceva a Burns: non ti preoccupare, tu manda solamente i soldi e le ammi, al resto ci pensiamo noi, fatti tuoi, che noi questi soldi li sappiamo gestire. Burns è molto arrabbiato, dice a Zelensky che deve prendere provvedimenti e Zelensky fa dimettere 10 generali sui 26, di modo che poi la torta se la possono, scrive Seymour Hersh, non lo dico io, assolutamente, se la possono dividere tutti. Nel frattempo Ivan è in una trincea e combatte e quindi si sono fottuti i soldi del diesel, hanno venduto delle granate al mercato nero, ha poche armi, ma continua a combattere, neanche lui sa perché combatte. Gli è partito, è stato ferito un braccio! Winston no! Winston è stato colpito, non si muove più, vedo solamente la sua carcassa informe, quella pancia che è esplosa, spruzzando brandy con i suoi ultimi respiri, e Ivan continua a mitragliare, sì, ormai non capisce più niente, sì, e nel frattempo Giorgia accudisce la bambina con una musichetta e il grande presidente Mattarella dice: è giusto che inviamo armi all'Ucraina, questo è un comportamento veramente cristiano. Bello lo stacchetto, Ernesto. No, mi è piaciuto. No, mi è piaciuto un sacco. Winston, dai, rialzati, non fare il bambino. Come stai? Tutto bene? Yes, I'm alright. Bene. I'm alright. Oh, mi sono preoccupato, ci ho creduto davvero. Yeah. Sono contento. Comunque, scusate, mi sono lasciato andare. Quindi questo è quello che scriveva Seymour Hersh. Questa persona non la vedrete mai intervistata. E se la vedrete intervistata sarà perché c'è stato l'ordine di farla intervistare. Molte persone si chiedono se i russi hanno pagato giornalisti italiani. Io mi faccio la domanda all'incontrario. Sì, mi piace fare le domande all'incontrario. Quanti giornalisti italiani sono stati magari finanziati dagli americani? Perché anche questo sarebbe tradimento, sarebbe sedizione, sarebbe voltare le spalle al proprio paese. Ma è un mistero, non lo sapremo mai. Sapete solamente che il copia e incolla ormai è molto diffuso. Copia e incolla vuol dire che ti dicono cosa scrivere e tu lo scrivi, insomma, si capisce. Va bene, scusate, una puntata un po' così, mi sono lasciato andare, ecco, vi chiedo perdono e chiedo perdono soprattutto a questa persona di cui ho riso, anche tanto, fico. Ma chissà cosa succede poi quando la Germania volterà le spalle, no? Dico, la von der Leyen che combina, si va a farsi le foto, no, perché quella va in giro dappertutto, la chiamano, quella è incredibile, e poi lascia dei conti da pagare. Cosa credete, il conto a Lampedusa se l'hai pagato Giorgia, e quella ha magnato, e poi è andata in Cina con Macron, Macron è andato a fare le cose importanti con i cinesi, la von der Leyen hanno chiuso una stanzetta a giocare coi balocchi. Sì, ci si diverte con poco, ma Giorgia è così. Ogni volta che ha un problema la chiama. Al lavandino intasato chiama la von der Leyen. Si fanno un selfie, si abbracciano, un sorriso, poi una carezza alla bambina, chiaramente, perché la bambina, insomma, fa voti, ci mancherebbe altro, e poi tutto come prima. Lavandino sempre intasato, anzi, ancora più intasato. È una parodia, sì, ma è una parodia di fatti veri. Ricordate, si giudicano le idee, si giudicano i fatti, non giudicate gli slogan, eccetto il mio slogan, più orgasmi per tutti! Ricordate, quello è uno slogan serio. Va bene, puntata seria, non mi è piaciuta per niente, devo dire, scusate ancora, io direi che possiamo passare all'ultima telefonata. Ernesto, quando sei pronto? Cosa? Dobbiamo andare ancora in pubblicità. Ma è una esagerazione. Allora, se andiamo in pubblicità, scusate un attimo, no, perché questo è buono, guarda cos'è rimasto. No, perché a me il caffè piace con la napoletana, a grana 2. Voi direte, ma perché?
Perché il caffè è fatto con la classica moka e brucia, esce a una temperatura alta, 100 gradi, si chiama infatti miscela robusta, mentre il caffè fatto con la napolitana è completamente diverso, richiede pazienza, scusate. Gli oli del caffè rimangono, il gusto è diverso e il ciucciarin, quando viene ciucciato, è più buono con la napolitana. Ernesto, stacchetto pubblicitario! Inizia la mattina con una carica di ciucciate col caffè Ciucciarin, il caffè di Turin. Ba 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 bam ba bam ba bam. E siamo tornati in studio, Scusate, siamo arrivati alla fine anche perché fa un caldo bestiale, sembra di essere tornati in estate. Anzi, io quasi, io torno a Riccione. Sì, Winston, vieni con me a Riccione? Yes, I'm coming to Sì, ci Riccione. andiamo a fare un bel Oh, yeah. bagnetto, C'è quell'acqua bella pulita, e poi c'è vita a Riccione, Insomma, comunque, questo è quello... no, perché è strano, perché fa caldo? Non lo capisco, Siamo tutti green adesso, Scommetto che Greta sarà contenta, sì, so già cosa fa quella, si fa passare le voglie, dice c'avevo ragione io, ci farà una testa così Greta, Adesso ci faranno cambiare tutte le macchine, questa Europa che ci vuole bene, che l'Europa è un'altra cosa, ma chiamiamola Europa, così ci capiamo, quella R di Roma, sì, avremo tutte le macchine Euro 6, Euro 7 per inquinare meno. Nel frattempo diamo una valangata di armi in Ucraina e facciamo esplodere qualche bel deposito di carburante con 70.000 tonnellate di carburante che bruciano, fanno un fumo nero, un fumo denso, ma un fumo Euro 7, Non è che fa caldo per quello, non è che ce lo chiediamo. Vabbè, non importa, Borrell, ti vogliamo bene, ti vogliamo abbracciare, Borrell, ti vogliamo stringere, la Brexit, vabbè, non importa. Comunque, bando alle ciance, concludiamo questa puntata. Winston, ti sei divertito? Yes, very much, but it was scary. Sì, lo so anch'io. Ho avuto paura, per un certo momento. Va bene. Ernesto, quando sei pronto, prendiamo l'ultima telefonata. Vai! Aspettiamo un attimo, ci facciamo attendere. Mussolini! Arrigo Cicogna dell'Espresso. Ah, sì, salve. Buonasera Duce, volevo fare una domanda. Sì. Allora, la domanda riguarda Daniele Capezzone. Daniele Capezzone, esattamente. Daniele Capezzone ha scritto questo libro che si chiama E basta con sto fascismo, cari compagni, ci avete rotto il fascismo, dice lui, è la vera ossessione della sinistra, che si usa solamente in campagna elettorale, e quindi viene usato strumentalmente. Lei cosa ne pensa, ecco? Va bene, grazie. Grazie a lei, Duce. Allora, vi ringrazio per questa domanda. Una domanda alla quale ho difficoltà, ve lo dico sinceramente, a rispondere. Daniele Capezzone, questo parvenu, questo cambia maglietta, prima radicale, poi non si capisce dove va, E sarebbe contro la cosiddetta ideologia woke, però partecipa anche attivamente a... Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, questa persona ha oltrepassato ogni limite, diciamocelo. Questa persona... Benito, you're right. Interrotto, scusa, You're stavo partendo, Winston, non lo so, Benito. è che l'argomento mi ha messo... no? Questa persona, stavo dicendo, rovina delle famiglie, butta delle famiglie sul lastrico, elimina dei posti di lavoro, ma insomma non si rende conto che con questa cosa dell'antifascismo c'è gente che ci mangia, delle famiglie che vanno avanti, dei politici che almeno hanno qualcosa da dire, se no dovrebbero stare zitti e poi sarebbero ridotti in miseria. Ma non si rende conto. Ma questa persona odia i poveri, li odia profondamente. Questa persona fa l'aristocratico con il culo degli altri, scusate, mi dispiace, ma però mi ha fatto arrabbiare. Ma come si permette questa persona? E insomma la devi piantare, Daniele, hai rotto le scatole,
Fatti i fatti tuoi e lascia che le persone vadano avanti tranquille, dicendo le loro banalità, che qui ci sono delle famiglie che devono sopravvivere e devono mettere il piatto sul tavolo e tu glielo vuoi negare. E allora Daniele, io te lo dico, io ti sfido a un confronto televisivo in bianco e nero su Telepredappio, Tele quel che vuoi, e potremo parlare e allora avremo un contraddittorio forte e ti dimostrerò che il tuo libro è una nullità, è mal scritto, dice delle banalità, dice delle falsità. Insomma, io so cosa vuol dire avere il piatto vuoto sul tavolo e ogni giorno mi preoccupo che le persone possano mangiare e quindi se possono mangiare con l'antifascismo che mangino, chi se ne frega? Poi insultano me, mica insultano te. Tu che vuoi? Ma chi sei? Chi sei? No, oggi ho esagerato, mi dispiace. Ho insultato una persona, fico, e già questo, e poi ho detto una parola che non dovevo dire, scusate. No, allora, senti Ernesto, non mi passare più persone che fanno domande su Daniele Capezzone, che poi, comunque, forse il caffè, non lo so. In ogni caso, cari amici, è stata una puntata difficile, non lo so, forse ci prenderemo un riposo la prossima settimana, Winston, perché non può andare avanti così la cosa, creiamo scandalo. Ah, come on, Benito. Tutti gli amici che criticano giustamente il libro di Daniele Capezzone, un abbraccio e un bacio, come anche la nostra assistente di regia. A tutti voi una buona serata e ricordate, caffè Ciuciarin, riscalda gli animi, ma almeno ti tiene al caldo questo inverno che non si sa cosa succede, ecco. Da Predappio è tutto, buona serata, viva l'Italia!